I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, honestly. Good morning and welcome to another episode of the Finland series. Porca miseria. Mi sono svegliato, sì, va bene? Mi sono svegliato americano. Oh. Welcome back to our channel and thank you very much for watching our videos. Ma sempre così lo dovresti fare. Breathless. It's a beautiful and sunny day here in Finland. Dici? Anche no, non è una bella e soleggiata giornata Però- qui in Finland. Però dobbiamo dire che è il primo giorno che troviamo brutto da quando siamo entrati in Finlandia, che sono solo tipo 2 o 3 giorni, Ci sta. che vogliamo andare a vedere, sempre tempo permettendo, qui nella località vicina, dove c'è un nature trail, un percorso da fare a piedi. Un sentiero naturalistico, perché Un anche te se sentiero no vuol dire naturalistico. ti fai contagiare da queste cose qui americane, capito? E parli in inglese anche te, dimenticandoti di dire che si dice appunto sentiero naturalistico, il nature trail. Ok? Però vediamo se riusciamo a scendere Casomai, perché piove, perché piovissimo. casomai- Ma no, ombrelli no, tristezza, dai. Vabbè, ma per vedere posti belli anche con l'ombrello. Il posto bello si vede anche con l'ombrello. No. Show me your love like it is, bend open my heart like... Buongiorno amici, a parte che ho aperto la zanzariera, ma vi dirò la verità, scoop degli scoop, siamo in Finlandia da qualche giorno e non ci sono zanzare, o perlomeno pochissime, era nostro incubo. Oggi siamo posizionati in un posto da paura, tanto è bello, siamo in località Febuda. È scritto Faboda, ma i local mi hanno detto che si pronuncia teoricamente Febuda. Siamo da soli in un bosco di conifere a 50 metri dal mare, da una spiaggia di dune stupenda che ovviamente adesso poi vi faremo vedere. Contrariamente alle aspettative, in un posto del genere siamo completamente da soli. La cosa è molto strana, sì che siamo durante la settimana, ma siamo comunque ad agosto. Abbiamo dormito qui. C'è tutta la foresta. E tu cosa fai già qua? Mi stavi spiando? Io sono quello che si alza per primo e ti dico, No, però qua dietro mi hai spaventato. sono andato a infrattarmi qua nel bosco io intanto, Bello perché ti qua. porto a vedere cos'era il movimento di ieri pomeriggio qua, di persone che arrivavano con cestinetti e cose del genere. Andiamo. Ah, però devi portare un contenitore, perché altrimenti in mano poi cosa facciamo? Sti porcini li mettiamo in tasca. No, veramente? No, non Sei sono, tu? non sono porcini. No, perché io guarda, avevo visto qua dei funghi. Ho detto, vai che qui si fa uno di quei ragù, però non mi sembravano funghi buoni, quindi non mi sono azzardata. Quindi vado a prendere il contenitore? Tu vai a prendere il contenitore che io ti faccio vedere qualcosa di veramente valido. Io teoricamente lo porterei anche un po' più grosso, però Vabbè, cosa porto in salatiera? potrebbe anche starci. Andiamo. Sei operativa? Ti do il contenitore? Ma direi di sì, Sei sicuro che sia mirtilli, che non facciamo la fine di Into the Wild con le bacche che non sappiamo Sono cosa mirtilli spettacolo, non sono solo mirtilli. Rimboccati le maniche, Gina. Vai. Voglio portarvi velocemente a vedere la spiaggia insieme a me, perché siccome sta tuonando in lontananza non vorrei che iniziasse a piovere. Non vi ho fatto vedere la bellissima spiaggia che noi abbiamo già visto ieri sera tipo verso le 11, perché qui sì il sole tramonta ovviamente, e quando stava tramontando il sole con un tramonto pazzesco sulle dune. Questi sono rifugi che usano soprattutto d'inverno
c'è questo viottolino che porta direttamente alla spiaggia e che attraversa tutto il bosco. Questa località è una località famosa per i finlandesi come posto di vacanza di mare, e peccato che il clima non aiuta per poterle sfruttare anche in piena estate. A parte i finlandesi fanno il bagno sempre e ovunque, non sono mica come noi che ho il piumino ad agosto. La spiaggia che vi ho appena fatto vedere in realtà non è la spiaggia, diciamo, ufficiale di Febuda, se no quella di Storsend. Vi lascio il nome scritto qui sotto nel caso in cui qualcuno di voi passasse da queste parti, che poi abbiamo visto che il parcheggio all'inizio del trekking è anche segnato su Park4Night eventualmente, quindi è facile da potersi trovare. Sto cercando di fare una minima selezione. Guarda. Yummy. Poi anche facendo manovra col cingone bisogna stare attenti, perché se sbagli il punto dove ti metti ci rimani, perché c'è un fondo sabbiosissimo, diciamo la continuazione naturale delle dune lì della spiaggia, come qui sotto che qualcuno ha fatto manovra e c'è rimasto. Ci sono parecchi passaggi così in mezzo agli alberi per arrivare, che sono così. Però se voi arrivate dalla strada principale, che è quella, siete tranquilli. Occhio qui dove porti il cingone, che ho fatto vedere che ci sono un sacco di posti dove rischi di insabbiarti. Gina, il cingone non ha paura di insabbiarsi. Io sì, invece. Il cingone le vale, come si dice dalle nostre parti. Comunque la frutta per oggi e le vitamine per oggi ce l'abbiamo. Spettacolo, lasciamo questo posticino perché come vedete sta piovendo, ci spariamo lo sterrato per uscire. E quindi abbiamo l'appuntamento in Finlandia oggi? Stiamo andando in località Vasa, sempre qui sulla costa finlandese, sempre diciamo a metà strada. Io non lo so se si pronuncia come è scritto, però è Vasa, perché c'ha 2 A fra la V e la S. Andiamo a trovare Massimo e Giordana che ci seguono sul canale e che noi non conosciamo, quindi ovviamente andiamo a fare la conoscenza. Perfetto, li andiamo a conoscere, ci hanno scritto, vivono qua a Vasa in Finlandia, non sappiamo ancora da quanto tempo, poi ve lo diremo. Chiaramente, come sapete, noi ci teniamo molto alla privacy quando abbiamo questi incontri eccetera eccetera, anche perché, anche se non sembra, specialmente io sono un timidone, la sera meno, però io sono un timidone. No, quando siamo con la gente sono sempre io a dire dai, ma facciamo una ripresa con Tizio, la Caio, sera quando siamo così. insieme alla gente è più, come dice lei, champagnina. 8 hours later. Give me a reason to get out of bed. Vabbè, usciamo da Vasa senza aver visto niente, però non è un problema perché in compenso abbiamo passato una serata bellissima. Esatto, 1 milione di grazie a Massimo, Giordana, Alex e Edoardo veramente per la stupenda serata. Ci hanno fatto un'accoglienza che meglio non poteva essere, veramente. Sembrava, sai, quando vai a trovare quegli amici che conosci da una vita, esatto, e che fai tutti i ricordi passati. Sì, ma sì, poi fra le altre cose, quando trovi queste persone che vivono all'estero, noi abbiamo vissuto all'estero tanti anni, le persone italiane che vivono all'estero, ma italiane, ma di tutto il mondo che vivono all'estero, la stessa filosofia di vita, si chiamano expats, discorsi da expats, capito, così, esperienze di vita, noi di vivere in Messico, loro in Finlandia, stupendo, grazie ancora tantissimo anche per i consigli. E per il risotto all'amarone, scusa, cioè, il risotto all'amarone in Finlandia dove lo trovi? Spettacolissimo, veramente.
E mi raccomando, Alex, cioè, consumi troppo le gomme, te a fare tutte quelle donut. Vabbè, che dai, fai col la tuo- gente non lo sa. Va no. bene, ok. When I'm nervous, I talk too much and overshare things. Yeah, I can be a mess, but you somehow like me for me. And all your friends are wasted. You wanna stay here? Oh, we should just stay here. Buongiorno dalla Finlandia. Buongiorno. Dopo lo Sterratello, che bel paesiello, no, non è un paesiello, siamo arrivati in questo posto che è, cioè quelle che vedete intorno che sono sullo stile effettivamente invece norvegese, più che finlandese, tutte le casette, non è un paese ma è un, come si dice, un complesso che Di ospita bungalow, cabins, cottages o qualcosa del genere, così? È un complesso privato, però la signora qui ci ha detto che possiamo rimanere e parcheggiarci qui, infatti ci siamo già belli che accomodati. E chi ci ammazza? E tra l'altro, hai visto che c'hanno anche le saune, hanno le saune che la gente che è ospitata qui può fare pagando. La signora ci ha detto, volete fare la sauna? Costa 30 eurini, cosa ha detto la sauna quella? 30 euro quella a legna, 25 quella elettrica. Ah, c'è più pregiata quella lì, vabbè per il consumo di legna. Però noi non possiamo spendere questi soldi perché la sera soffre di pressione bassa e quindi se no mi si sviene dentro la sauna. Comunque questi finlandesi sono veramente fissati con queste saune. Fissatissimi, è proprio una tradizione, cioè che non li schiodi dalla sauna. Quindi terreno privato, noi con la nostra piazzolina come se fossimo in campeggio lusso. E sai cosa ho doppiato? Attenzione, cosa hai La addocchiato? signora mi ha fatto vedere che c'è anche la cucina in comune che possono usare quelli che non sono nei cottage con la cucina. E nella quindi? cucina in comune ho visto che ci sono 4-5 addirittura forni tradizionali. Wow! Onde per cui? Onde per cui mi è saltata la scintilla, ho detto aspetta a me, ma io ho ancora della farina, del lievito, addirittura la mozzarella che abbiamo comprato l'altro giorno ritrovando un Lidl qui in Finlandia. E quindi? Gli ingredienti di cosa sono? Facci sognare, Serena, facci sognare, facci sognare. Prova a fare la pizza! Ma vieni! Dai, andiamo a vedere com'è sta cucina per valutare se è fattibile. Addirittura in questo posto c'è anche la spiaggia. Adesso che sono usciti 2 raggi di sole andiamo a vederci la spiaggetta e vediamo. Bagno no, non se ne parla, però magari un pochino sciallati così al sole non farebbe male dopo tanta acqua. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. Questo è lo chalet con tutti i servizi comunitari. Vado a dare una controllata. Ah, effettivamente la dotazione della cucina. Wow! Lavandini, cucina a gas, forni. Ah, c'è già qualcuno qui che sta facendo la torta. Adesso gliela rapisco. Ottimo, ottimo, ottimo. Direi che il tentativo qua si può fare perché sembra che ci sia tutto il necessario, ci sono anche già le teglie, cosa che mi preoccupava. Allora, c'è l'imbarazzo della scelta su quale forno usare. Speriamo funzioni bene. Proviamo già il riscaldamento, sopra e sotto. Lo mettiamo a stecca, lo mettiamo anche il timer se serve a farlo accendere meglio, chi lo sa. Ah, sorpresa! È farina integrale. L'abbiamo comprata ancora in Norvegia. Vabbè.
Sì, perché qui usano tutti questi pani di segale, pani integrali, speriamo bene. C'è una consistenza stranissima. Wow, che lusso! Wow, che lusso! Che spettacolo! È un po', sì, un po'... come direbbe qualcuno, cos'è? È venuta un po' biscottata? È la farina di segale nera, che non è mica bruciata, eh? Bene, bene, bene. Pizza è pizza di qualsiasi colore sia. Vai così. La prova del 9, la prova del gatto? La fai te, la fai questa volta, la prova del gatto, perché io... Vabbè, tieni dal bordo, No, mi piace di più. Sì, ma ce ne Amici che fossero. vi siete sintonizzati solo ora, non è una pizza bruciata, ci tengo a precisare, non sarà il non plus ultra, ma è una pizza fatta con la farina nera norvegese, presa per sbaglio ovviamente. Devo ancora capire adesso che tipo di farina è, ma quando l'ho aperta ho avuto l'amara scoperta. Comunque pizza con mozzarella, tonno e olive. E capperi. Capperi. Wow, super lusso. Cin. Assaggiamo Canapè. sto pizzone, ce ne fossero di Andiamo pizze. all'acqua perché poi dobbiamo guidare, neanche la solita birra in due oggi. Niente. Oggi si va ad acqua perché tra un po' ripartiamo. Guarda sotto cottura perfetta. Però buono. Ce ne fossero. On the balcony, no one else. Com'è che si chiama sto posto? Si chiama Sestri Levante. Dai, come si chiama? Christine? Cristinestad, ossia la città di Cristine. Diciamo quel cingon, tanto per cambiare. E ce ne andiamo a fare 2 passi in questo bel paesiello, veramente... Che non l'hai ancora visto, come fai a dire che è bello, scusa. No, ma già così, capito? Boom, così, cioè, proprio boom, d'impatto. Un braccetto, dai, come gli anziani. Anziana ci sarai te, tanto per cominciare, voglio dire, capito? Ormai questi giorni in Finlandia li stiamo passando così, diciamo all'avventura. Chill, molto, ma molto Siamo un po' chill. rassegnati così, diciamo, sì, abbiamo le nostre tappe prefissate, ma alla fine della fiera ci fermiamo sempre nei posti così, o per riposare, o perché vediamo 2 case, un minimo centro che ci ispira un po' di più, andiamo un po' così a lume di naso. Poi diciamo che lo stile è quello, chiaramente, non è che ci siano dei grossi colpi di scena. Carino, il paesiello, narra la leggenda, risalga intorno al 1700 e qualcosa, quindi leggermente più vecchio della maggioranza degli altri paesielli qua in Finlandia. Qui continua la tradizione di tenere sul davanzale delle finestre di tutto e di più, quindi abajur, candele. L'abajur, cose. che io non mi Soprattutto spiego questa l'abajur. cosa qui dell'abajur, se c'è già la luce dalla finestra perché ci deve essere l'abajur, scusa. Eccolo, tac, barche a vela e abajur. Proprio è un must. Finestra. Non ce ne vogliate, non è che vi stiamo spiando in casa, cioè sì, Esatto. vi stiamo spiando, ma per vedere usi e costumi. Esatto. Le barche a vela, anche quelle lì dentro le bottiglie, vedi proprio? Agghiaccianti, direi. Different, but what's the use? Anyone so alone? What's this? Hai visto la finestra di questo? E il legno di questo, vedi che qui è aperto, c'è legno su legno su legno.
Su legno, su una E base poi di pietra. appoggia sulle pietre, sulle basi di pietra. Normalmente hanno dei muretti di granito perché qui il granito si trova nel sottosuolo subito appena si scava. C'è una targhettina che dice che questa casa qua originariamente è stata costruita nel 1658, ma poi intorno al 1850 è bruciata completamente per un incendio doloso appiccato dallo stesso proprietario per incassare l'assicurazione. E sono abitate, cioè la storia è che sono abitate. Chissà dentro se hanno rifatto tutto, se sono mantenute. Secondo me mi sembra abbastanza mantenute sull'originale, con tutte le cose che c'hanno sui davanzali delle finestre. Beh, non avevamo visto tante di quelle norvegesi, in compenso ne stiamo vedendo qua di chiese in legno. Questa è la famosissima chiesa di Ulrica Eleonora, che ha una particolarità. Attenzione, Ah, si vede da qua sopra la particolarità. qual è la particolarità? Se non vado errando, la particolarità, non so se rende l'inquadratura, il campanile, la torre sbilenca. La torre è pendente, ma non perché vuole riprendere la torre di Pisa. Alla fine della costruzione hanno fatto notare all'ingegnere e agli operai che il campanile era un po' ciuecco da una parte. L'ingegnere ha trovato la scusa e gli ha detto: no signori, l'abbiamo fatta apposta, l'abbiamo per vedere fatta. se eravate attenti. Esatto, perché riprende lo stile delle costruzioni delle navi dei cantieri navali di Kristinestad. Una peggio non la poteva inventare. Questa è la scusa ufficiale per la quale il campanile della chiesa di Ulrica Eleonora è fatto in questo modo. Devi venire a vedere lo spettacolo di questo posto all'interno. Vabbè, Ma è una roba che non abbiamo mai visto prima, sinceramente. no. Mai vista prima. stupenda. Pulpito con tutta la scalinata, l'organo, l'encina. L'altare è molto minimal. Qui l'arredo è rimasto totalmente originale. Ma è una bellezza. Quasi rende più dentro che non fuori. Chissà come mai tutti, diciamo, le panche dei fedeli sono tutte chiuse da questa porticina tipo boot così. E fra le altre cose la particolarità è che la prima fila è trasversale rispetto all'altare. E però di Mentre- fronte al pulpito. Sì, esatto. E anche qui il vegliero, la riproduzione del vegliero, che abbiamo letto essere del 1700. 1700. Sono un po' traballanti gli scalini, a dire la verità. Speriamo che tenga questo soffitto. Non si direbbe che siamo dopo mangiato perché sta guidando il DG. Esatto, dopo la pizza la sera ha detto: oggi la pennica la faccio No, non è io. vero, ti ho detto guido io e tu mi hai detto no, mi sento in forma sbagliante e guido io. Sono operativo, bisogna farla finita con questa leggenda che a me tutte le volte dopo pranzo, cioè, mi prende l'abbiocco e mi addormento, capito? Cioè, c'ho la bolla al Infatti, ogni naso. 3x2 le dico vuoi che guido io perché non E mi gli faccio: fido. no, sto bene. No, sto bene. Stiamo proseguendo verso sud e stiamo andando verso una località che si chiama Pori, anzi una località vicino a Pori che dovrebbe chiamarsi Iteri, quella
greca, però forse i local la chiamano Uteri, vabbè, perdonateci le pronunce, ovvio che non sappiamo il finlandese, ci faremo le nostre brutte figure ogni volta, pace. Cioè, non è che si può essere poliglotti e parlare 850 lingue straniere, Appunto. porca miseria, su. Vabbè, andiamo a vedere cosa c'è in questa Iteri. località, perché comunque non abbiamo più tante, diciamo che ci siamo un po' dati una calmata con le aspettative zero. Diciamo, basse. No. Però questa località comunque è una località balneare famosa per i local, per i finlandesi. È più o meno la Costa Smeralda finlandese, diciamo. Ma è la fin- Portocervo finlandese. Ma una sì, delle. La Stintino finlandese. buona. Vabbè. Ecco che mi si risporca tutto il cingon, che l'avevo appena lavato con lo straccetto, il portellone. Così impari, non avevamo fatto ancora lo sterrato oggi. Però ieri sì. Uno sterrato al giorno toglie il medico di torno. Comunque adesso sono tutti molto belli questi sterratelli. Sì. Le ultime parole famose. Esatto. Ci siamo parcheggiati di fianco a questo pick-up con una cellula fai da te che sembra una sauna invece che una cellula camperizzata con tutte queste perline. Perché targa poi il tedesca. perlinato sull'esterno anziché che perlinato all'interno. Vuol fare un po' l'aggressive con le piastre, però la cellula, poca roba, eh. Ora escono e ti dicono gentilmente potrebbe farsi gli affari suoi. Parcheggiato in questa piazzolina in mezzo al verde, è già chiuso il DG. Andiamo a farci una passeggiatina su un'altra passerella tipo quella dell'altro giorno, qua si va avanti di passerelle. E ti faccio notare che su questa spiaggia ci sono gli orsi che fanno surf. Ma magari fossero gli orsi. Oh, quando uno entra in Finlandia o si arriva in Finlandia, te cosa ti fa il film, no? I boschi, i laghi, È quello che abbiamo visto fino adesso comunque. la neve, Babbo Natale. Ma dove siamo? Siamo a Rimini. Cioè, non tanto per la gente, perché sicuramente in questi giorni a Rimini ci sarà sicuramente più gente che qua. Spiaggia da paura, 10 Vogliamo minuti di parlare camminata. Della spiaggia qua a Iteri? Ma te l'avevo detto che era un posto pettinato di vacanza dei finlandesi. Te non mi credere mai quando A parte ti il dico fatto le che qua, cose. a parte il fatto che qua dietro c'è il famoso golf club, Iteri Golf Club, da 18 buche, eccetera. Adesso vi facciamo vedere che po' di spiaggia che c'è qui a Iteri, eh? Cioè, ci potete venire a fare veramente, cioè... Guardate cosa ci venite a fare. Col piumino ad agosto ci venite a fare questo, a coprirvi come noi. Però la spiaggia? Vabbè, tanta roba, ma se fa freddo e non la puoi usare, scusami, eh. Vediamo la spiaggia.
sembro Pamela Anderson. Sembri, sei Pamelona Anderson, sei. E io sono Mitch, come si chiama? Mitch di Baywatch. Uguali, però la torretta è quella. Una spiaggia bellissima. Peccato solo per il clima finlandese. Ma veramente. ti lamenti sempre. Ma no, lo dico per loro, lo dico poveri, nel senso che Ma poveri, ma loro se ci fosse un non clima... c'è nessuno neanche di loro che fa il bagno. Esatto, cioè se ci avessero un clima un po' migliore, magari adesso che è agosto la sfrutterebbero un po' meglio, voglio dire, questa spiaggia. Invece cioè, ci sono persone e famiglie qui a spasso, ma come potrebbero essere da noi in inverno. Si spippa, sono le 7 di sera. Ti immagini da noi una spiaggia d'agosto alle 7 di sera? In che condizione è? Ma la spiaggia è veramente Sì, bellissima. direi una delle spiagge più belle che abbiamo visto e ne abbiamo viste tante anche in Danimarca. E noi di in spiagge Olanda, siamo, sì. voglio dire, professional. Siamo professional, spiaggia fantastica, peccato che non faccia il suo uso. Siamo venuti a farci questa passeggiatina, mezz'oretta da dove abbiamo lasciato il Cingon. E adesso ce ne torniamo indietro. Se non ci coglie la tormenta un'altra volta, perché prima eravamo a metà strada e è iniziato a piovere. Uno spettacolo, vi siamo nel cuore, oh voi amici che state patendo ancora sempre del famoso anticiclone qui, Caronte, Ma Scipione no, d'Africano, eccetera. Staranno vedendo il video a settembre, scusami, ci sarà tutto. Oh questo voi caldo. amici che siete tornati dalle ferie ormai, Facciamogli vedere questa bellissima torretta del bagnino del Baywatch della spiaggia di Itteri. E fai? Via, fai vedere, Fai vedere. faccio vedere.